Ti sei mai chiesto come fa un semplice numero a mandare in crisi i computer più potenti del mondo? O perché compare nei cerchi, nei pianeti, nelle onde del mare e perfino nel tuo battito cardiaco? Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Parlo di pi greco. Non una formula noiosa, uno dei numeri più misteriosi della storia. Ma cos'è esattamente pi greco? Come è nato? E perché si chiama proprio così? Scopriamolo insieme. Pi greco nasce da una domanda semplicissima. Quanto vale il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro? Prendi un cerchio qualunque, grande, piccolo, microscopico, enorme, dividi la circonferenza per il suo diametro. Il risultato è sempre lo stesso, 3,1415926535. 3 diametri più un pezzetto, ecco quanto è lunga una circonferenza. Attenzione però, pi greco è un numero irrazionale, non finisce mai, prosegue all'infinito e senza una sola ripetizione. Non calcoli i decimali neanche avendo tutto il tempo dell'universo. Per questo lo approssimi a 3,14. Ma perché proprio pi greco? Beh, il simbolo viene dal greco antico, è la prima lettera di perimetros, che significa perimetro, ossia il contorno di una figura. Pi greco è questo, infatti. Il numero che cammina sul bordo del cerchio, che serve per misurare la circonferenza. È il matematico inglese William Jones a usare per primo questo simbolo, nel 1706. Ma attenzione, per migliaia di anni pi greco non ha nemmeno un nome. È solo quel numero strano che salta fuori coi cerchi. Sono i babilonesi, 4000 anni fa, a scoprirlo. Per loro vale 3,125. Il calcolo degli egizi è ancora più preciso, 3,1605. Ma è con Archimede nel III secolo a.C. che avviene la magia. Non ha un PC, non ha calcolatrici, solo geometria e cervello. Disegna poligoni regolari dentro e fuori un cerchio, aumenta il numero di lati sempre più e così intrappola pi greco tra due numeri, 3,1408 e 3,1422. Genio puro. Se conosci pi greco, calcoli la traiettoria dei satelliti, la forma delle onde sonore, il comportamento degli elettroni. Pi greco è nella formula dell'energia, in statistica. Persino nelle equazioni che descrivono il caos. Senza pi greco il GPS non funzionerebbe, gli aerei non volerebbero e la risonanza magnetica non esisterebbe. Un numero nato dai cerchi che tiene in piedi il mondo intero. Dentro pi greco c'è ogni altro numero. La tua data di nascita, il tuo numero di telefono, qualunque frase convertita in cifre. Quello che diciamo, pensiamo, facciamo si trova all'interno di un semplice numero. Da qualche parte, nascosto tra una serie di decimali. Fa quasi paura, vero? Qualche curiosità. C'è chi ricorda a memoria migliaia di decimali di pi greco. C'è anche un vero e proprio pi greco day, il 14 marzo. Perché in quella data? Perché gli inglesi la scrivono al contrario. Prima il mese e poi il giorno, February 14th. Pi greco ha oggi più di 100 trilioni di cifre. Anche se per costruire l'universo che vedi ne basterebbero poche decine. Ma perché questo numero ci affascina così tanto? Beh, perché è il perfetto equilibrio tra ordine e caos. Tra semplicità e infinito, tra matematica e filosofia. È la prova che anche da una domanda banale può nascere qualcosa di sconfinato. E ora dimmi, se un numero può essere infinito, cos'altro nella nostra vita lo è davvero? Se questo viaggio ti ha stupito, allora dai, lascia un like e iscriviti al canale. Scrivi nei commenti qual è il numero più misterioso che conosci. Io ti aspetto nel prossimo video.